L'unica cosa che va secondo i piani oggi a Hyderabad è l'ascensore. Siamo arrivati ieri in città, ma eravamo troppo stanchi per girarla per bene. Dopo una dormita oggi siamo decisamente più carichi, ma senza un chai restiamo comunque due zombie. Per fortuna qui lo sanno fare molto bene. Lo chiamano Irani Chai e lo preparano in un modo diverso. Infuso di tè nero a cui si aggiunge la crema del latte che bolle per ore. Crea dipendenza? Assolutamente sì. Il programma della giornata all'ora del chai ce l'avevamo ancora chiaro, qualche luogo da visitare segnato sulla mappa, un po' di shopping, qualche prelibatezza da assaggiare, ma poi qualcosa ha iniziato a girare storto, gli animi si sono accesi e io alla fine sono crollato. I piani insomma sono saltati. Fa tutto parte del gioco, lo so, e non vale solo per il viaggio, è lo stesso nella vita. Ma mentre ci sei immerso ti concentri sui dettagli che sembrano montagne da superare, perdi di vista l'insieme e il filo invisibile che collega tutto si trasforma in un gomitolo aggrovigliato. È una giornata che davvero mi mette alla prova questa. L'ho detto che oggi i piani li segue soltanto l'ascensore, come direbbe il nostro amico Davide, il tram a muro. Buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Siamo a Hyderabad. Stanotte abbiamo dormito 10 ore perché dovevamo recuperare una notte quasi insonne sul treno. Quindi adesso abbiamo bisogno di un tè sicuramente e poi anche di uno schiaffetto che solo l'India sa dare. No, India. La signora ha visto che facevamo il video, sono tutti curiosi. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Thank you. Good morning. How are you? Very good, very good, very good. अच्छा Hello. देव अच्छा देव दिल चुना काम Chissà cosa ha detto. Sarebbe bello sapere. We come from Italy. Okay. Ah, same very good. Stava dicendo very good. Botta chai. Botta chai. Yeah, Okay. very good. Very good. Okay. Okay. Thank you. Good morning. Good morning. See you. Bye bye. Invece dello schiaffo, l'India come prima cosa ci ha dato la mano delle signore che erano simpaticissime e ci siamo sempre dimenticati di dire che very good in India sì. si dice botta chai. Botta chai. Che devo dire suona comunque molto bene. Botta chai, cioè il chai che ti dà la botta. Però non lo so se. Non l'avevo inteso così, però vabbè. Botta chai comunque very good, mi piace. Posso usare entrambi magari. Esatto, alterni. Siamo usciti per andare alla prima destinazione di oggi, ma come spesso accade, ancora prima di arrivarci ci siamo ritrovati in un quartiere molto interessante dove fanno tutto con le foglie di palma e con i vimini. Questo è il trasporto delle foglie, stanno arrivando in questo momento e da questo lato ci sono tutti i cesti di vimini. Il signore sta creando questa specie di stuoia e poi la colora di verde e lì dietro poi c'è proprio il negozio in cui vendono tutti i prodotti. Le signore anche loro lavorano invece le foglie verdi. In tutto questo quartiere ci sono tutte queste famiglie che vivono proprio di queste attività e quindi dietro hanno la casa e davanti lavorano proprio in mezzo alla strada e da questo lato invece c'è la parte del bagno, mi sa, perché sono tutti a lavarsi i denti invece a sinistra. Ogni listello viene aggiunto così e legato in questo modo, no? Facendo saltare di qua e di là questi pesi e quindi chiudendo la corda. Mamma che lavoro! Qui l'acqua viene fatta bollire con lo stesso legno che poi viene utilizzato per creare appunto queste enormi stuoie che poi servono per tantissime cose, quindi per fare dei pavimenti, delle pareti, delle capanne, quindi viene utilizzato in tantissimi modi. Queste attività lavorano sia uomini che donne, il compito principale delle donne è quello di intrecciare poi queste foglie una a una, invece gli uomini più quello di prepararle, tagliarle e trasportarle. Questo è uno dei tanti prodotti finiti, quindi ragazzi una vera e propria tapparella. E qui invece cesti di tutte le forme e dimensioni. Lo scopo di oggi è quello di andare a scoprire un'India che è completamente diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora, ma anche da quella che si conosce più in generale, perché qui a Hyderabad abbiamo un'occasione unica, cioè fare un salto anche per noi nella memoria, nel passato, a uno dei paesi che più abbiamo amato in questi anni in viaggio. Sto parlando dell'Iran, perché qui, proprio a Hyderabad, moltissimi edifici ricordano l'architettura persiana, c'è un richiamo all'architettura e alla cultura persiana. Siamo all'interno di una darga. Questa darga praticamente è il luogo di sepoltura all'interno del quale vengono seppellite delle guide spirituali sufiste. Quindi stiamo parlando della corrente del sufismo, cioè la parte più mistica e spirituale dell'Islam.
Abbiamo avuto modo di parlare del sufismo diverse volte durante i nostri viaggi, sia in Turchia che in Iran. Si è ricordata appunto la cittadina di Konya in Turchia, dove abbiamo visto i dervisci danzare, oppure la cittadina di Kazvin in Iran, dove abbiamo visto una tomba molto simile a questa. Sono adornate, hanno tanti specchiettini all'interno, possono entrare soltanto gli uomini e c'è questa atmosfera molto silenziosa, molto calma all'interno. Il sufismo ad Hyderabad viene proprio da lì, proprio perché durante l'impero Mughal c'erano diversi scambi commerciali e non solo con la Persia. Piccolo dietro le quinte, perché Paolo è entrato all'interno della sala bellissima con tutti questi specchi appunto in cui possono entrare solo gli uomini, quindi io sono rimasta fuori un po' impacciata perché non sapevo bene cosa fare, se dovevo mettere il velo, se non dovevo mettere il velo, se potevo entrare, se potevo avvicinarmi. Allora le signore hanno iniziato a urlarmi cose, no? Facendomi gesti per farmi capire cosa fare, dove andare, dove mettermi. Insomma, alla fine mi sono messa vicino all'entrata e mi ha detto stai lì vicino all'entrata sulla porta, quindi è arrivato anche a me, hanno fatto la benedizione che viene fatta con questa specie di spolverino, scopino, diciamo, non so come definirlo, però sono stati scopinati, anche io qua hanno fatto sulla testa e sulle spalle, una vera e propria benedizione, e poi mettono della cenere vicino agli occhi. Quindi questa cosa è sempre complicato perché ci sono moltissime culture, tradizioni, religioni tutti insieme, quindi è difficile anche capire come muoversi, no? Per cui io quando arrivo in questi posti mi sento sempre un po' impacciata perché non so bene cosa fare. Lo stesso anche quando entriamo nei templi induisti, no? Non sai bene da che parte puoi stare, fin dove può arrivare il turista, cosa fare oltre. Comunque la chiave in tutte queste situazioni è sempre il rispetto, andare in punta di piedi piano piano e cercare di capire e farsi guidare anche dalle persone che ci sono nel posto. Questa zona della città è a maggioranza islamica, quindi viene cucinata la carne, ma in particolare si cucina anche la carne di mucca, che sappiamo è sacra per gli induisti, quindi assolutamente non può essere mangiata. Quindi c'è questa distinzione, ma la vera particolarità è il forno che viene utilizzato per cucinare. Da quel lato, adesso andiamo a fare un giro. Ecco dove cucinano, sono questi mega forni che vanno avanti per praticamente tutto il giorno. Ha detto che alle 4 di pomeriggio smettono di cucinarlo ed è proprio qui all'interno. Adesso non so se il signore... Can you open? Ah ok, adesso ce lo aprono. Che roba ragazzi, tutto chiaramente a legna qui sotto. Mamma mia, che caldo che fa in questo momento qua sotto. Thank you. Oh, Daniel, eccolo lì. Sto piangendo ragazzi, da quando l'hanno tirato su ho cominciato a piangere. Mi sa che è super mega speziato questo stufato di manzo. Anche da questo lato la stessa cosa. Thank you very much. Questa è la dimensione del pentolone, noi praticamente abbiamo visto solo la parte alta e poi questo è tutto quello invece che c'è immerso, che qua sta aprendo adesso. What is this? Yong. Yong. Non lo so. Like sweet? No? No, ok. Roti आता roti. Si mangia con i roti. Con i roti, sì. ok. Tipo sambar. Ce ne sono vari di questi forni, uno è questo qui che è quello che abbiamo visto noi, qui davanti ce n'è un altro e siamo proprio di fronte a una gigantesca moschea e ci sono le capre in mezzo al rondò. Queste preparazioni vengono fatte in questo periodo in particolare perché è il mese del Ramadan, quindi digiuno durante tutta la giornata e la sera poi viene allestito un banchetto in cui si consuma appunto questo stufato fatto con la carne di manzo.
La situazione oggi è abbastanza polverosa, c'è una bella coltre per esempio a questo incrocio che tra l'altro è molto bello. Abbiamo una moschea da questo lato e questo che è un orfanatrofio enorme, e questo è il traffico che c'è oggi da questo lato della città. Che devo dire, per essere una città di 7 milioni di abitanti, adesso sto per dire un'eresia, cioè i clacson sono anche pochi, Sì, si sente un bip guarda bip, cosa c'è dietro. cioè voglio dire, sono anche tutti piuttosto tranquilli. Ecco, Buzz, per lo smentirti, sapevo. per smentirti. Abbiamo preso l'autobus per andare in centro, oggi Paolo è un po' KO, quindi si stava un po' trascinando, quindi è sicuramente l'ora di andare a mangiare qualcosa, anche perché questa città diciamo che non ti fa tanti sconti, nel senso che è bella densa, bella tosta, appena esci diciamo dalle parti più da visitare, tutto il resto è bello incasinato e bello trafficato. Finalmente siamo fermati ragazzi, speriamo di riprenderci un attimo adesso. Abbiamo preso però un mega tali, questo qua è quello piccolo. Infatti c'è la versione piccola, grande, abbiamo preso quello piccolo, direi che è più che sufficiente, e ci sono i puri stavolta, che sono fritti, quindi non i soliti ciapati, ma questa è la differenza. Questo che invece è sempre il ok, thank you very anche il much. cucchiaino. Thank you. Questo fa sempre bene, il curd, lo yogurtino. Questo posto si chiama Udupi Café, siamo proprio nel centro di Hyderabad, quindi segnatevelo se dovete venire a Hyderabad, perché è stato un bel colpo, devo dire, l'abbiamo trovato online per caso, ma tutti i curry sono molto cremosi, non sono piccanti, tranne ovviamente il chutney di mango, e c'è questo piatto che non avevamo mai provato, che è il bindi o okra, che è fritto e ci sono le arachidi dentro. Ho preso il caffè che viene servito proprio nella tazzina col piattino, ma lo riempiono talmente tanto che va oltre, quindi questo si può tranquillamente bere perché... non so perché, è così che si fa, è giusto così. È giusto così, guarda quanto è piena! E ci siamo presi anche i gulab jamun, che sono diciamo i babà dell'India, che sono queste palline che poi sono immerse in uno sciroppo fatto con il miele, lo zucchero. Assaggi subito? Eh sì, assaggino, lo zucchero fa bene in questo momento, ne ho bisogno. È buono? Ancora più morbido del solito. Più imbevuto? Imbevusissimo, proprio un bevuso. Chiaramente non c'è l'alcol, non è No, proprio un no. babà. No, però il procedimento diciamo è molto simile per quanto riguarda l'imbevizione. Imbevizione. Hyderabad è chiamata la città delle perle, ci sono tantissimi negozi che vendono appunto perle, sono esposti all'ingresso alcuni modelli, ma poi i veri affari si fanno all'interno, seduti per terra, vedete ci sono tutti i gioiellieri che organizzano la merce. Proprio grazie al commercio di perle, diamanti e pietre preziose che questa città è diventata ricchissima in passato, era uno dei centri più ricchi di tutta l'India. Qui c'è il signore del carretto dei datteri. Ha un sacco di datteri qua che si vendono anche sfusi probabilmente e si pesano. Ne vuoi assaggiare uno, Angela? Sicura? Facciamo un assaggino piccolino, dai. Angela sta dando il nostro canale al ragazzo e intanto io ho comprato questi da 20 rupie. Lo scartuscin dei datteri, ecco qua, il problema è che si appiccicano tutti. È tutto appiccicoso. Eccoli qua. Ma quanti? Per 20 centesimi? Eh sì. Assaggia come sono? Carnosi. Buoni? Più buoni quelli che ho mangiato fuori dall'Iran, ma più buoni quelli dell'Iran. Ma sono ricoperti di miele o qualcosa di simile? Perché No. sembrano molto No. cremosi. Comunque questa è la via principale che conduce a Charminar, cioè la zona centrale della vecchia città di Hyderabad, e è un gigantesco mercato questa strada. È divisa in questo modo: da questo lato vendono i vestiti da uomo, che devo dire sono bellissimi. Prima o poi Paolo ti
ti dovrei comprare un vestito così, cioè Ci guarda penso, che ci l'eleganza, penso. l'eleganza, i dettagli di questi vestiti incredibili. Ci E penso. invece da donna sono dall'altro lato, per cui ti fai lo struscio in un verso, poi torni indietro e ti fai lo struscio dall'altro lato, mangiando i datteri intanto. Hyderabad è famosissima per tutti i suoi mercati, i principali sono 3 e questo è il principale, si chiama Lahad Bazar. Qua ci provano, c'è questo cartello che parla di una zona silenziosa, quindi di non utilizzare il clacson. Non è che vada esattamente così, però a 30 metri dalla strada principale, ragazzi, la tranquillità. Siamo arrivati in questa piazza e di fronte a noi c'è questa moschea. Qui abbiamo un altro pezzettino di Iran. Wow ragazzi, che tuffo in Iran in questo momento, mi sento teletrasportata lì. Siamo all'interno di questa moschea che ha queste pareti che sono tutte decorate con questi motivi che sono proprio tipici delle moschee persiane e il colore azzurro e blu predominanti. Questa moschea è stata costruita alla fine del 1500 proprio dal fondatore della città di Hyderabad, ma come vedete solo questa parte ha gli affreschi, sono conservati perfettamente, da tutte le altre parti invece non è rimasto più nulla. La moschea è spoglia perché nel corso degli anni, a causa del conflitto tra sunniti e sciiti, è stata utilizzata come stalla, adesso invece è stata ristrutturata e ha ripreso la sua funzione originale. Per salvarsi dal traffico del sabato pomeriggio forse è meglio infilarsi di nuovo nelle viette del bazar. Ci sono molte meno macchine, sono 0 macchine e qualche motorino ogni tanto che ti arriva dietro e ping, ti fa proprio saltare in aria. Però per il resto è abbastanza tranquillo, ci sono solo un sacco di persone. Ah, che vestiti extra super sberluccicanti. Oggi sono tutti qui a comprare, vedete c'è il venditore che sta parlando con le signore. A noi non ci punta perché sa che comunque non compriamo questo genere di vestiti. Ah, very good. How are you? You are from Italy. Italy? Italy. Hello. Non li compriamo, giusto Angela? Costano anche pochissimo, cioè ho visto costano sui 30 euro ragazzi questi Sei tentatissima? vestiti. Dove lo mettono? Non ci sta neanche nello zaino. Oh, che bei cavi che abbiamo qua, addirittura è rimasto impigliato un aquilone. Siamo tornati nella zona del Charminar, cioè il centro di Hyderabad. Vederla alle 10 di mattina, vederla nel pomeriggio è completamente diversa. Hanno aperto tutti i negozi, c'è un sacco di colore davanti. Guarda qua ragazzi, i venditori come chiamano le signore che passano con la manina. Ecco qua, intanto passa uno dei pochi. Hello! No, it's okay, thank you. Hello, how are you? Fine, sir. What's your name? Muhammad Ismail. Sorry? Muhammad Ismail. Okay, my name is Paolo. Wow ragazzi, che differenza rispetto a ieri, sembra un altro posto, c'è un gigantesco mercato proprio sotto la struttura principale, simbolo della città. Guardate quanta gente, ogni angolo occupato, ci sono tantissimi braccialetti dappertutto. Thank you. Ragazzi, abbasso un po' la voce perché qui c'è tutta la gente in silenzio. Siamo dentro la Makkah Masjid, cioè la moschea principale qui della città di Hyderabad, e devo dire che Hyderabad è senza dubbio una delle città più belle che abbiamo visto qui in India, soprattutto dal punto di vista architettonico. Basta guardare questa piazza, tre edifici che ti rubano lo sguardo. C'è il Charminar, quindi il simbolo principale della città da un lato, di fronte quello che è il vecchio ospedale fondato dall'ultimo Nizam della città di Hyderabad, e poi appunto la moschea dove ci troviamo ora, con una fontana davanti.
Niente ragazzi, io sono ufficialmente KO, ci siamo infilati adesso da questa parte rispetto alla moschea, dove ci sono tutte le tombe e in realtà sono tutti qua a riposare, sdraiati proprio tra le tombe. Dietro di noi infatti sono diversi ragazzi, Michael in fondo, tutti sdraiati a dormire e allora ne approfitterò, adesso mi sdraio anch'io e mi riposo un attimo. Sta calando il sole, all'interno della moschea c'è molta più gente perché sono tutti in attesa dell'ultimo richiamo alla preghiera prima di poter rompere il digiuno. Infatti nella piazza davanti alla moschea hanno organizzato tutti questi banchetti dove c'è cibo, bevande, tutto quanto quello che può servire appunto per rompere il digiuno dopo la giornata. Ah ragazzi, invece io ho fatto un paio di ore di tranquillità, di riposo, sto un pochino meglio adesso. Non si direbbe dalla voce È in un realtà. po' proprio cantina. Qua ragazzi vendono degli spolverini, che sono quella cosina lì. Con questo coso allungabile si può spolverare anche negli angoli più remoti. Mamma mia ragazzi, mondo parallelo perché dentro la moschea è super tranquillo, qui fuori invece si accende tutto il mercato con tanta gente. Qui ci sono anche gli altoparlanti che urlano per richiamare le persone a acquistare la frutta e i succhi in questo caso. Guarda qua come preparano tutto al momento. E se non bastasse l'altoparlante urla anche tutti che urlano in questo momento. Il signore ha cetrioli, lenticchie e anche... What is this? Gon. Ah, per fare muscoli. Very good. Qua abbiamo mini samosa e qua sempre frutta. Hello, how are you? Fine. What's your name? My name is Muhammad Imran. Mohammed Imran. Hello. Now it's time to eat. Eat Rosa time. Yes. Yes, Rosa. Very good. È il momento di mangiare, si può mangiare dopo la giornata di digiuno. Fino a pochi minuti fa qua c'era un bel silenzio ragazzi, invece con la sera sono arrivate anche le urla dei venditori, 10, 20, 30 rupie, sono tutti quanti a vendere perché adesso la giornata sta finendo e quindi bisogna vendere. Ecco il richiamo alla preghiera adesso che sta riempiendo il suono, coprendo tutti i suoni dei venditori che urlavano e le luci si stanno accendendo sempre di più. Qui ho tutti gli edifici accesi, guardate il Charminar che bello che è diventato tutto coloratissimo, ma non è l'unico a essersi acceso, in realtà si vede là dietro il palazzo dell'ospedale, anche lui si è acceso e da questo lato persino gli archi di accesso si stanno illuminando. Magnifico ragazzi, magnifico! Comunque anche se non stai benissimo o te svegli qua o te svegli, non c'è niente da fare. Tutto questo casino per forza ci si sveglia, tra l'altro questa città funziona al contrario, cioè fino a mezzogiorno dormono tutti, non c'è nessuno, un silenzio e una pace, da mezzogiorno in poi inizia a crescere finché non si arriva adesso che sono le 6:30, 7 ormai. È già buio pesto. Fulmine totale, sono tutti fuori a quest'ora. Che signori stasera che torniamo in hotel in tuk-tuk. Vabbè, io non ce l'avrei fatta altrimenti, C'è una differenza? Oh. Siamo toccati. Abbiamo scordato lo specchietto. Stanno un po' litigando adesso, mi sa. No, ok.
Ok, un momento un attimo concitato. Stavo proprio per dire che in India il traffico è differente perché è rosso da un'ora, ma praticamente continuiamo a muoverci perché alla fine qualcuno passa e alla fine si accorcia la fila quando è sempre rosso. Forse no, è ancora rosso, è rosso tipo da 5 minuti, ma non si sta comunque fermi. E poi vabbè, succedono gli incidenti come avete visto. È che noi riusciamo raramente, ragazzi, ma questa cosa succede tutti i giorni, soprattutto nelle grandi città. Hyderabad è la quarta, ci sono ancora 3 enormi città prima di Hyderabad. Quindi pensate che cosa può succedere qua la notte con questo casino pazzesco. Sembra essersi sbloccato l'ingorgo. Che strizzetta, ragazzi, perché stiamo passando in mezzo alle macchine. Finché sono gli altri tuk-tuk, siamo tutti piccolini, si va piano. Vabbè, si sono toccati un po', ma non è successo granché, però sono tutti belli fumantini in questa situazione, anche perché, ragazzi, saranno stanchi con tutto il caos guidare in questa situazione. Infatti il nostro autista continua a suonare il clacson appunto per far sentire la nostra presenza anche le macchine più grosse. Eccoci finalmente alla moschea spartitraffico del nostro quartiere. Siamo tornati, ragazzi, ci siamo fatti lasciare un pochino prima perché c'era un altro casino anche qua, quindi vabbè, comunque per fortuna siamo arrivati sani salvi. Mi gira pure un po' la testa adesso dopo questo viaggio. Fortuna tutto bene, incidente contenuto è stato, per fortuna, ma ne abbiamo anche sperato un altro paio, stiamo andando addosso un po' di macchine, motorini. Vabbè, siamo salvi. Difficilmente sono stato così contento di rivedere il nostro hotel. È già qua? Per farvi capire la situazione, Paolo si è spogliato prima ancora di togliersi lo zainetto. Buttati sotto la doccia, che c'è la doccia calda almeno. Vai, tuffati, però togli lo zaino, magari. Mi sembra il canto appropriato in sottofondo per la tua, diciamo così, sofferenza. Sta provando la febbre. Adesso vediamo quanto ne hai di febbre, secondo me è pochissima. Se così fosse mi prenderai in giro. Se invece ce n'ho 80, allora ti prendo in giro io, così ti impari. Va bene. Mamma, come sei scorbutico. Sei stanco, tutto il giorno in giro abbiamo fatto. Perché non fa bip? Perché ci vuole un attimo. Ma ci mette poco di solito. Eccolo qua. Sei pronta? Vai. 37. Febbriciatta da stanchezza, dai. 37, Angela. Cosa dici adesso? Cosa dici? Niente. Cosa dici? Vado a farmi una doccia io, va. Bene, ragazzi, io e il moribondo siamo arrivati alla fine di questa giornata qui a Hyderabad. Non è la fine. In che senso? La fine era prima la fine. Prima che succedessero le cose. Poi sono successe le cose. La fine era la fine. Ma non è più la fine. Adesso 37 ti fa sto effetto a te. Adesso non so se questa è la fine. Ci sono due fini. Due fini. La spiego meglio, perché prima, mentre eravamo al Charminar, quindi alla fine del mercato, abbiamo detto facciamo qui il finale, c'è un bellissimo sfondo, questa bellissima vista sul centro della città, facciamo il finale e l'abbiamo girato. Poi però siamo saliti sul tuk-tuk e è successo di tutto, c'è stato un incidente, tutto quello che è successo, insomma quello che avete visto per arrivare fino a qui, quindi noi abbiamo filmato anche quella parte, quindi quel finale adesso lo mettiamo alla fine di adesso. È successa anche la febbre, è una cosa importante. È successa anche la febbre, sì. Secondo me è una importantissima. Va bene, ragazzi, quindi adesso vi saluto ma non vi saluto, nel senso che vi salutano gli Angela e Paolo di prima che erano in centro a Hyderabad, perché al finale è venuto una chicca bellissima. C'era il signore che ci guardava. Sì, c'era tutto come va. Vabbè, non diciamo niente comunque. Allora, adesso cosa facciamo quella cosa? No. Adesso diciamo solo ciao, guardate il finale. A voi il finale che non è stato più il finale, ma sarà il finale anticipato, nel posticipo. Aiuto. Finisce questa giornata qui a Hyderabad, una città che ci ha ricordato un po' la Persia, un po' la Turchia. Anche un po' l'India, devo dire. Adesso noi torniamo, ragazzi, cerchiamo di tornare verso l'hotel in mezzo al traffico, cerchiamo un posto anche per mangiare qualcosina e poi andiamo. Intanto abbiamo dietro di noi tutto il pubblico. Very good. Hello. E quindi, ragazzi, alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, non dimenticatelo. Stavo impazzendo, mi stavo dimenticando le cose fondamentali da qui. Alla prossima, ragazzi. Alla prossima, ragazzi. Ciao.